Zaino, sci e pelli. Oggi vi raccontiamo tutto quello che dovete sapere e che dovete portare con voi. Bravo Marco, oggi abbigliamento, attrezzatura, tutto quello che serve per fare una bella escursione sci alpinistica. Oh, ma non dimenticarti niente, Piano, che mi scoppia l'airbag, Dai, andiamo! Bentornati a School of Schimo, io sono Marco De Gasperi e qui siamo nel cuore delle Alpi Lombarde e oggi vi porteremo in una puntata davvero speciale. Sì, io sono Michele Colturi, guida alpina di Bormio, e oggi parleremo di tutta l'attrezzatura, tutto quello che dobbiamo portarci per una bella gita di sci alpinismo. Dall'attrezzatura all'abbigliamento, senza dimenticarci il nostro consiglio da pro. Io sono Elenia Coletti. Andiamo! Andiamo. Per vivere un'esperienza di sci alpinismo in sicurezza anche il viaggio conta, soprattutto quando si viaggia su strade di montagna spesso innevate o ghiacciate. Con maggior autonoleggio possiamo affrontare ogni situazione in totale tranquillità. Le auto sono sempre nuove, sottoposte a controlli costanti e manutenzione regolare per garantire massima affidabilità. Inoltre tutte le vetture sono dotate di catene da neve o calze per garantire totale sicurezza anche nei tratti più impegnativi. Michele, allora siamo qui, la preparazione dello zaino. Cosa ci portiamo oggi per la nostra escursione? Esatto, allora lo zaino è il nostro fedele compagno che c'è in tutte le escursioni e dobbiamo riporre all'interno dello zaino tutto quello che potrebbe servirci, quindi sia quello che siamo sicuri che serva, sia anche qualcosina in più, perché non sappiamo, andiamo in un ambiente naturale, dobbiamo essere, diciamo, pronti a ogni evenienza. Vedo che è uno zaino tra l'altro molto particolare questo. Esatto, allora questo qua è uno zaino progettato apposta per lo sci alpinismo. Si vedere qua delle clip dove si possono riporre gli sci, o alla tavola anche per chi usa lo snowboard. Ha un portacasco, quindi molto comodo, ma soprattutto ha uno scomparto dedicato per quello che è il materiale di sicurezza, quindi pala e sonda, sì. Ok, e poi all'interno ha anche, questo qua è uno zaino airbag. Okay. Come funziona? All'interno ha delle bombole, io con un cavetto posto sullo spallaccio dove ho una maniglia. Quindi per ogni evenienza siamo pronti in caso ad attivarlo. Di coinvolgimento in valanga posso tirare questa maniglia che andrà a perforare le bombole e andrà a gonfiarsi un pallone tutto attorno. Ok, per farci galleggiare. Per farci galleggiare, esatto, quindi è studiato apposta per le valanghe, okay. Per proteggerci o comunque darci una chance in più di uscire o comunque stare più in superficie. Perfetto, quindi invece per quanto riguarda le cose essenziali da riporre dentro lo zaino, cosa possiamo? Allora, possiamo già dire, abbiamo parlato della pala, si porta smontata in questo modo, e della sonda, ok, quindi attrezzatura di sicurezza. Fondamentale sicuramente anche un kit di soccorso, quindi di primo soccorso. Avrò all'interno semplicemente dei cerotti, delle bende, okay. Oppure anche dei farmaci. Io mi porto sempre dei farmaci di base, quindi per analgesici, okay, piuttosto che antistaminici e quant'altro. E molto importante, il telo termico, la copertina termica, che può essere utilizzata in caso di incidente per tenere caldo la persona coinvolta finché arriva poi il soccorso. Esatto, quindi tutta una serie di queste cose. Michele, hai qualche consiglio su il litraggio dello zaino consigliato per una giornata di ski touring? Allora, ovviamente dipende molto se faccio la giornata singola o se faccio dei tour di più giorni. Per le giornate singole sicuramente non andrei sotto un 20-25 litri. Per i tour più impegnativi di più giorni, come ad esempio qua abbiamo la Bormio Livigno che si può fare in più giorni, andiamo a fare un litraggio di almeno 30-35. Solitamente con questi litraggi abbiamo tutto l'occorrente che ci serve per la nostra escursione. Poi, sempre per un discorso sicurezza, mi porto un coltellino multiuso
per le riparazioni, abbinato ovviamente a tutta una serie di, diciamo, piccole cose che possono facilitarmi la vita in caso di problematiche, rotture, magari rottura di un gancio dello scarpone, piuttosto che sotto le pelli. esatto, delle fascettine da elettricista semplicemente, piuttosto che neve umida o una sciolina che posso applicare sotto le pelli di foca. Questa la posso applicare sia secco, quindi così, oppure nelle giornate magari primaverie molto umide in cui lo so già che partirò con una problematica che la neve si incolla sotto la pelle, posso anche applicarla a caldo, ok? E poi magari un accendino, un lacciolo in più, un po' di fil di ferro. Direi che la prevenzione per ogni tipo di esatto, Esatto. e poi mi porto anche degli scaldini per le mani o per i piedi, per chi magari può avere. Quelli possono servire a me, perché io ho sempre freddo. Ad esempio qua ho visto che hai messo addirittura 3 paia di guanti. A me è capitato nella mia esperienza di portarmene solo un paio e poi di congelare una volta arrivato in cima, a cambiare esatto. Allora io ovviamente come guida porto un po' più di attrezzatura magari di quello che è l'utente normale. Guanto leggero per la salita, guanto pesante per la discesa. Direi che questo è l'occorrente minimo sempre da avere. Io mi porto anche una muffolina leggera in caso di maltempo o anche qua incidente che devo magari stare fermo, aspettare i soccorsi per un po' di ore. Considerate anche che magari un coinvolto in valanga perde i guanti piuttosto che può avere freddo, e quindi vado a mettergli una muffolina bella calda, ok? Sì. Vedo che hai anche i coltelli o i rampant. Sì, perché che non si vedono spesso. Esatto, poi andremo a utilizzarli, vi farò vedere come funzionano. Sono semplicemente dei ramponi progettati per gli sci, quindi io, senza dover togliere lo sci in caso che trovo neve dura, quindi neve ventata o ghiacciata o pendenze molto importanti, posso andare a utilizzare queste lame montate sull'attacco che mi permettono di camminare agevolmente senza dover togliere lo sci. E poi quello magari andiamo a utilizzare il rampone se poi andiamo a togliere lo sci. Perfetto, vedo anche che ti sei portato anche una scorta di cibo. Questa è la prima cosa che metto nello zaino, ma certo, termos, tè caldo, frutta secca, vabbè, la cupetta non può mancare, la conosci bene, locale, dolce valtellinese, e poi crema per una crema per le labbra e una crema solare per il viso. Bisogna sempre idratarsi, considerate che anche le giornate, soprattutto le giornate nuvolose, sono quelle in cui mi ustiono di più. Sì. Vedo anche strati caldi, più o meno un guscio e poi anche un piumino che servono. Esatto, noi quando partiamo, di solito partiamo in salita, quindi partiamo abbastanza leggeri per non sudare, però ovviamente magari partiamo da un 1200 metri o 1500 metri alla base per andare ai 3000 o anche di più. Le condizioni meteo possono cambiare notevolmente anche solo per l'azione del vento, quindi sicuramente un guscio che mi protegge dall'aria, sempre anche un piumino bello caldo che mi porto se mi devo fermare anche solo a mangiare qualcosa o fare 2 foto, me lo metto addosso e sto bello caldo. Posso sicuramente portarmi anche un indumento per cambiarmi la mia maglietta sotto l'indumento termico, perché magari ho sudato tanto e quindi sto bello asciutto per la discesa, ok? Senz'altro. Sì, direi che c'è tutto praticamente, vedo anche un InReach. Allora, abbiamo un dispositivo satellitare, ovviamente non è obbligatorio per chi va in montagna, però è consigliato sempre a conoscere la zona dove vai, sapere se c'è campo o no, quindi se posso contattare eventualmente in caso di emergenza il soccorso alpino. Quindi sicuramente per un professionista è d'obbligo avere un satellitare, ormai ce ne sono di vari tipi e sono abbordabili anche per un pubblico normale, per l'utente normale. Questo in particolare può mandare dei messaggi in qualsiasi parte mi trovo del mondo, mandare e ricevere, senza il bisogno di avere copertura, senza per forza avere la copertura telefonica, e quindi mi salva in tante situazioni. E ultimo ma non ultimo, casco, io lo porto sempre, lo consiglio di portare, anche se un po' di anni fa, quando si è cominciato a fare alpinismo, non si usava tanto, ma
Per la discesa. Per la discesa sempre, oppure anche se andiamo a fare dei tratti un po' più alpinistici, quindi ci protegge, ormai sono leggerissimi, quindi comodissimi. Io porto sempre sia gli occhiali che la maschera, tutte e due, indipendentemente dalla gita che faccio, forse anche 300 metri di dislivello, perché la maschera sci può salvarmi in tante situazioni. Ovviamente mi facilita per la discesa, ma anche col vento forte, ad esempio. E l'occhiale potrei anche magari cadere e romperlo o perderlo, quindi avere tutte e due. E io sono fissato sempre anche una luce frontale da mettere in caso anche che faccio la gita un po' più lunga del previsto e posso comunque ritornare con una luce e vedere dove sto andando. Direi che abbiamo visto più o meno tutto. È davvero incredibile perché tutto questo sta in quello zaino così piccolo. Eh sì, bisogna allenarsi un po' per mettere tutto, però pian piano facendo un po' di gite e cercando si va a compattare e ottimizzare lo zaino, ci sta tutto sicuramente. Ragazzi, vi siete dimenticati una cosa fondamentale, la berretta. No, stiamo per partire. Non l'ho dimenticata, ce l'ho sempre, cosa credi? Ok, allora andiamo. Possiamo andare? Siamo Vai. pronti. Marco, ricordati, in queste situazioni avere sempre con sé il telefono con le mappe offline è fondamentale. Beh guarda, comunque c'è un'applicazione che io utilizzo tantissimo che è EpicVisor, dove non è necessario avere la connessione, ti scarichi le mappe prima di entrare in valle e quindi non avere queste situazioni di connessione e tu puoi utilizzare poi tutta l'applicazione. Ma allora già che facile, quello lo uso anch'io, è comodissimo. Puoi importare e esportare le tracce GPX e inoltre, figata, hai il GPS sempre attivo, tu in qualsiasi punto che ti ritrovi durante il percorso puoi vedere la velocità, quanto dislivello ti manca, la durata, è fondamentale. Il dislivello. Io da quando l'ho installato non ne posso più fare a meno e posso condividere tutte le mie gite con i miei amici. Oh ragazzi, comunque Bormio offre sempre una miriade di possibilità. Cioè oggi siamo in Val Viola, abbiamo pernottato qua a Rifugio Federico Endosdè, meraviglioso, la giornata è eccezionale. Sì, fantastica, poi abbiamo comunque delle cime qua che fanno da corollario a una valle splendida. E Michele, tu le conosci bene, no? Queste le ho fatte qualche volta, sì, le conosco bene. Ma qua abbiamo itinerari per tutti i livelli di gusti, quindi... C'è quella cima, quella più alta, quella là. Allora, quella è la cima viola che vediamo qua davanti, abbiamo le cime di Lago Spalmo, abbiamo le cime di Dosdè, la Sauseo che dietro non si vede in questo momento, ma possiamo andare sia su ghiacciaio che non, fare creste da legarsi, più impegnative alpinistiche, quindi veramente di tutto. Ma tu che sci hai portato oggi per andare a fare questa escursione? Io oggi lo so che mi freghi perché tu sei un atleta e vai veloce, allora io ho portato uno sci un pochino più stretto, è un 85, però per me è l'ideale per entrare, così anche se è un po' più lunga la gita non fatico troppo. Okay? E sugli scarponi invece? Invece sugli scarponi non scendo mai compromessi perché per me è un 4 ganci, ormai lo uso sempre tutto l'anno perché mi piace la prestazione in discesa. A te invece ho visto che vado sul leggero, ti piace il leggero, ma lo sapevo, da buono skyrunner. Sono così. E Ilenia, come skyrunner. Ma allora a me piace una via di mezzo, nel senso 88, bello morbido, giocoso. Mi diverto. E fra l'altro comunque sono sci che sono made in Bormio praticamente. Proprio a Bormio, sono proprio gli sci di casa. Oh ragazzi, ma vi siete ricordati di sciolinare le pelli che ieri sera ve l'ho detto a Rifugio? No, io mi sono dimenticato. Dai. Perché bisogna sciolinarle? Sì, perché la pelle di foca sotto, se noi andiamo a sciolinarla, se abbiamo una neve un po' umida, oggi è una giornata calda, andremo a scaldare un po', non si incolla sotto quindi la possiamo sciolinare. Quindi per evitare che faccia zoccolo? Esatto, io l'ho sciolinata ieri sera con la sciolina a freddo, così si può anche sciolinare a caldo volendo, proprio come si fa. Quindi è una cosa che puoi fare anche prima della gita, così subito? Si fa, ad esempio, se ho che è una giornata calda che può scaldare e diventare magari umida la neve, si fa. E ricordatevi sempre di sciolinare anche gli sci, perché io vedo tantissime persone che non li sciolinano mai pensando che lo sci va lo stesso, ma in realtà lo sci sciolinato, a parte farci divertire di più in discesa, ma la pelle
tiene molto di più, quindi la colla che c'è sotto la pelle Aderisce tiene in molto maniera aderisce più efficace. meglio. Vabbè, perfetto. Senza dimenticarsi, Lo faremo la prossima volta, Elenia. vabbè. cosa No, vabbè, ma tanto Michele ce l'ha un pezzo di sciolina nello zaino, sono sicura. io ce l'ho, però non so se te lo Scusa, presto, ci devo bisogna comunque sciolinare prima che la pelle si bagni, vero? Sì, va sciolinato quando è asciutta. Ok, perfetto. Quindi se siamo durante Facciamolo la subito gita, allora. possiamo asciugare un pochino anche con la mano, o se abbiamo qualcosa per asciugare un attimo e poi mettiamo la sciolina. Perfetto. Sì, va Direi benissimo. alla grande. Allora mettiamo. Facciamoci. Vai. Let's go ski. Aspetta perché non sono ancora. Vai. Lento è sto carista. Ok, lo so, sui cambi. Bravo ma lento. Sui cambi non ci sono, ragazzi. Ciao ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata in cui abbiamo visto tutta l'attrezzatura, quello che ci portiamo e come utilizzarlo al meglio. Ma non perdetevi la prossima puntata in cui parleremo di un tema davvero importante, ovvero quello della sicurezza. Quindi per rimanere aggiornati iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima puntata di School of Skimo. Lo sci alpinismo spiegato bene.